Immagine feste natalizie, ti si presenta un sacco di gente a casa e questo è il mio filetto di maiale con broccoli e spinaci. Costa poco, ma è tanto buono. C'è voglia di filetto, ma non vuoi spendere 40 euro e mangiate il filetto di manzo. Mangi del filetto di maiale e ti faccio vedere come lo devi fare. Lo devi fare come ti faccio vedere in questa ricetta, quindi vedi la ricetta fino alla fine e vedrai come possiamo fare un filetto di maiale che costa la metà del filetto di manzo e farlo buono, come piace a noi. Ci abbiamo il filetto di maiale, guardate che bello, ci abbiamo la pancetta, questa tesa, ci abbiamo un broccolo fresco, stagione, lo sai che Max Dogo dice no? La stagionalità prima di tutto. Ci abbiamo due spinacetti, belli, puliti, lavati a mano, ci abbiamo anche un po' di amido di mais e il vino rosso, che il vino rosso servirà per la cottura di questo filetto di maiale. Allora, mo ci dobbiamo impegnare per fare una cosa fatta bene, buona, come ci piace a noi. Prendiamo il filetto di maiale, qua stiamo a parlare di un taglio che è nobile, però costa poco perché è maiale, non è manzo, non è questa carne che tutti cercano, perché tu senti pochi che dicono mi dà un filetto di maiale, tutti quanti stiamo in fissa col filetto di manzo e quindi tradacchete, partono lei 40-50 euro al chilo e qua invece stiamo al di sotto dei 20 euro al chilo. Allora, il filetto vedete l'ho preso intero in un bel maialetto, stupendo, e che faccio? Dobbiamo fare lo stesso lavoro che si fa col filetto di manzo, quindi ce lo puliamo bene, no, più che sgrassare, questo poi non è sgrassare, è levare questo tessuto connettivo, così abbiamo proprio la ciccia bella, tranquilla, che non sariccia. Quindi vado con un coltellino, ok? Così. Eccoci qua, perfetto. Guarda qua, che meraviglia. Cerco di sprecare il meno possibile. Vedete, l'ho appoggiato sulla carta. Non contaminiamo, ok? Il tagliere, soprattutto se c'è un tagliere di legno. Se c'è un tagliere di materiale plastico, per alimenti, si intende, non ci sono problemi. Però quel tagliere di legno che fa... succhia, assorbe. Quindi è meglio non mettercelo. Io adesso, questo l'ho pulito. Mo' mi preparo su questa bella foglio di carta, guardate che meraviglia, così, zacchete, un po' di questo pancetta buona. Questa è una pancetta bergamasca. Sto a Milano e qua c'è sta il bergamasco, vedo così. La stendo un pochettino, ma tu puoi fare con qualsiasi pancetta. Io non, lo sai, non sono malato che ti dico bergamasca o niente. No, la pancetta che ti piace a te, che c'hai. Io oggi ho trovato questa bella pancetta, sono al Pizzicarolo, che qua non si chiama Pizzicarolo sicuramente a Milano, qua sono un po' più chic, e mi posiziono sta pancetta in modo tale che la metto sul foglio di carta forno. Eccolo qua, così. Poi, guarda, metto sto bel filetto, così. Avvolgo bene. Guarda come faccio, guarda, Fa vedere bene quello che sto a fare. Fa vedere bene. Così. Così. Ma a che serve la pancetta di maiale? O un po' più di grasso. Serve per dargli aiutami un po'. Quel non so che, un po' di più di gusto e di sapore, perché sembra assurdo, ma il filetto di maiale è meno saporito del filetto di manzo, leggermente meno saporito. E quindi dobbiamo dargli una botta, un bello sprint. Poi, che facciamo? Io immagino una cosa che è questa qua, mi tolgo le due parti estreme, così, che sono le più basse, no? Ma non è che le butto, le mangio pure quelle, le mangio, però voglio fare una cosa figa. Tagliamo dei bei medaglioni, guarda così, io li farei così, guarda un po', belli alti, con coltello che taglia bene, 1, 2, 3 e 4, vai, 2 e questo qua, perfetto, così. Poi prendo sto bel medaglione, ti piace? Bellissimo. Prendo un po' di spago, questo per farlo fighissimo, ragazzi, cioè così rimane bene la forma, ok? Ok? Così, guarda che bello, così. Faccio un nodino, eccolo qua, aspetta, così. Ok. In modo tale che trattiene leggermente il nostro, guarda, così. E faccio il nodo. E questo è il mio bel filetto di maiale.
taglio lo spago, zac, e proseguo con gli altri. Fino a mo' è facile, no? Semplice, semplice, semplice. Dato che io penso a tutti, pure gli amici che sono intolleranti al glutine, uso un po' di amido di mais. Ma perché uso l'amido di mais? Perché io voglio fare una salsetta col vino poi che andrò a mettere, ok? Diamo una bella sgullata, non ci deve essere troppo mais, ok? Così. Per quelli che non hanno nessun tipo di problema, usate un po' di farina, però, oh, date una sculacciata, non, non lasciate tutta sta roba attaccata, ok? Va bene? Così, perfetto. Immagina feste natalizie, ti si presenta un sacco di gente a casa e comprare il filetto di manzo costa caro. Con questo qua, un filetto di maiale, è pazzesco. E tu, mo ti dico pure una bella dritta, ho fatto un bel corso di cucina sulle le feste natalizie, sul menù delle feste natalizie, sulla mia Academy, pazzesco, dove ti spiego come cucinare anche in anticipo e arrivare a quel giorno bello, tranquillo, sorridente che devi soltanto riscaldare la roba. Se ti interessa, guarda il link in bio e iscriviti alla mia accademia. Adesso, burro chiarificato. Allora ragazzi, in vecchiaia ho scoperto che il burro con la carne è perfetto, quindi usate il burro quando necessita, quando la ricetta è giusta, come in questo caso. Usate il burro chiarificato per usare la vostra carne, le vostre carni, soprattutto maiale e manzo. Si sta sciogliendo. Incominciamo a mettere i filettini, guarda, così. Allora qui dobbiamo fare un bel lavoro. Deve essere bello rosolato. Guarda che è importante. Poi tutte queste cose te le insegno nella mia Academy. Vedi la superficie della padella, non deve essere troppo grande, perché sennò il burro, il grasso che sta oltre la superficie che occupa la tua carne, diventerà bruciato. Quindi attenzione, mi raccomando, a noi c'è la roba buona. Prendi il coltello, taglia a metà una capoccia di aglio. Mi è venuta un po' male, però dai, ci sta. Metto qui a contatto, così profumo pure un pochetto, ok? Andiamo con i broccoli, guarda qui. Io voglio fare, invece di fare il solito purè di patate, che per noi che siamo mantenere in forma, troppi carboidrati, quindi che famo? Ci mettiamo una bella crema di broccoli sotto, mettiamo a cuocere i broccoli, acqua bollente, salata, mi raccomando, pepe nero. Il sale non lo metterei durante la cottura perché abbiamo la pancetta, bella saporita, gustosa. Possiamo aggiungere qualche granello di sale e scrocchiarello dopo, ok? Ah, e così te volevo bella mia, chi è? Vai, chi è? Vediamo un po' se pure questo è perfetto. Ah! Ste mano dappertutto, vai. Così, guarda qua che meraviglia. Questo bocconcino te me lo mangio io dopo, bello. L'aglio lo giriamo, se no mi si brucia troppo. Facciamo colorire benissimo, ok? Incominciamo adesso una rosolata laterale, così. Guarda che bello, così. Immaginate sto grassetto che si scioglie, si insaporisce la carne. Poi capire che profumo che sto sentendo. Sto pezzetto lo mettiamo qua, lo facciamo un po' riposare, in modo tale che i succhi vanno tutti all'interno, Questo qua deve essere il test, di passaggio se è buono. Ah, guarda che bello, guarda che bello. Ragazzi, guarda qua, guarda il succoso, guarda. Mmm, 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 mmm. Tiriamo fuori i broccoli. Un po' di sale, mandiamo di frullatore, ma grossolano, un goccetto d'olio, di quello buono, no, guarda il colore, ti è, vai. E ci stiamo, così grossolano, non deve essere troppo liscio, tipo un purè, il purè di patate ma dei broccoli, così non si ingrassiamo. Appoggiamo la carne qui che si riposa. Ok, così. Apriamo sto bottiglia di vino che si chiama Bartolomeus. È un vino che mi hanno dato a Pesaro. Vediamo un po'.
se è buono veramente. Mi piacciono da morire queste bottiglie che c'hanno la ceralacca. Non usate vino cattivo per cucinare, perché tanto poi lo sentite, ok? Ci mettiamo qui, temperatura alta. Qui abbiamo tutti i resti della carne, i succhi della carne, abbiamo un po' di burro chiarificato, abbiamo anche che cosa? Abbiamo l'amido di mais, quindi ci aiuta anche per fare un po' di salsetta. Mo' andiamo a raccogliere, a declassare tutto quanto, quando proprio è bollente bollente, e andiamo a fare una salsetta al volo, al volo, al volo. L'acidità del vino, il colore rosso, ci fa giocare bene bene a tutto questo, no? Vi ricordate? Qui abbiamo la pentola, abbiamo cotto i nostri broccoli, ok? Quindi mettiamo al massimo un goccetto d'olio, qua, gli spinaci, belli, scottati al volo così, un pochino di sale, ancora bagnati i spinaci, così vi danno l'umidità giusta per finire di cuocere. Crema di broccoli, bella, abbondante, a noi ci piace verduroso, è vero? Ok, così. Poi filetto di maiale, bello così. Poi salsetta di vino rosso, guardate che belli i colori. I spinaci. E questo, ragazzi, è il mio filetto di maiale con broccoli e spinaci. Guardate che bello, stupendo. Costa poco, ma è tanto buono. Lo assaggiamo pure. Oh, le vado allo spago, eh? Mannaggia la miseria, mi sono scordato. Sennò qua qualcuno si muore. Aiuto. Tagliamo. Oh, ragazzi, guardate la cottura della carne. Guardate. La vedete? Guarda, guardate che bella. Spettacolare. Poi mettiamo un po' di broccoli, un po' di spinaci. Molto buono. Ma è la cottura, ragazzi. Perfetta, umida, guarda. Se posso io? Buono per il vino.